Ciao a tutti e bentornati a Valencia, perché in questa atmosfera da ultimo giorno di scuola siamo subito il lunedì dopo l'ultima gara della MotoGP e quindi della Moto E, di cui Energica è fornitore unico. Sono qui per farmi una breve idea su quella che sono i modelli 2020, che sono cambiati tantissimo. Ve l'abbiamo raccontato, se ci seguite sul sito, avevamo avuto qualche avvisaglia grazie a qualche foto spia delle moto nuove e di quello che avevamo imparato dalla Moto E. Se avete già visto il video della Moto E vi siete resi conto di che cosa si può fare con una moto elettrica, ma io sono qui per una breve presa di contatto, un giro attorno alle strade dell'autodromo di Ceste, quindi Valencia, con la Eva Ribelle, modello 2020. I ragazzi di Modena mi hanno promesso mi hanno raccontato che con il nuovo pacco batterie sviluppato in Moto E, la Moto ha un'autonomia molto maggiore, ancora più coppie, perché da 200 siamo passati a 215 Nm, che è una roba che è capace di trainare un bilico, ma soprattutto che la moto è anche più leggera. Allora, questa, ripeto, è una breve presa di contatto, perché io sono molto curioso e dopo me la farò prestare per passarci un po' di tempo e capire effettivamente se, soprattutto il discorso dell'autonomia, è vero. Però intanto mi interessava molto capire qualcosa di più sul comportamento su strada, perché, ripeto, se ci avete seguito, se avete visto il video precedente che avevamo fatto soprattutto sulla Eva, quello che avevamo scoperto era che questa è una moto, è una moto elettrica, certo, però si comporta in maniera molto più vicina a quello che ci possiamo immaginare a una moto, alle moto a cui siamo normalmente abituati. Non è particolarmente diversa, non c'è niente che funzioni diversamente, a parte il fatto che le prime volte tirate con la mano sinistra, cercate di toccare la frizione, che non è una frizione che non esiste, non c'è il cambio, però in realtà è come quando montate su una macchina col cambio automatico, in realtà viene tolto qualcosa, è più facile, non è più difficile. E il gusto di guida rimaneva uguale. Quello che insomma mi aveva lasciato un pochino così era soprattutto la distribuzione dei pesi, perché qui dietro c'è un pacco batteria grosso, voluminoso e ragazzi, posizionarlo non è banale, determinava un baricentro molto avanzato e soprattutto molto alto, quindi è abbastanza difficile da gestire sulla curva. Non difficile, diciamo che tutto avveniva con una certa lentezza. Questo nuovo pacco batteria invece promette di essere qualcosa di diverso, quindi abbiamo preso su. Abbiamo fatto un bel giro qui attorno alle strade di Ceste, che è la località in cui c'è il circuito Riccardo Tormo di Valencia, e che cosa ho scoperto? Ho scoperto, ragazzi, che effettivamente è vero. Adesso la Eva Ribelle, gli altri modelli che compongono la gamma 2020 di Energica, sono diventati molto più neutri. Il baricentro, il peso è calato di ben 15 kg, non si tratta comunque di una moto leggerissima perché partivamo da quasi 280, quindi vi rendete conto che la massa rimane importante. Quello che è cambiato molto soprattutto è la distribuzione dei pesi, perché il baricentro si è abbassato tantissimo e quindi quando vi inserite in curva avete una moto che effettivamente adesso volta nell'esatto momento in cui glielo chiedete. È comunque una moto pesante, non è una moto leggera, non vi immaginate qualcosa di agilissimo, non è una super naked come maneggevolezza. Quello che invece è in cui è come una super naked è la potenza. Ragazzi, quando spalancate il gas con la manopola destra, la Eva schizza in avanti con una prontezza, con una, non voglio dire violenza perché l'erogazione è dolcissima, ma con un vigore che, ragazzi, rimane sorpresi. Il tachimetro impazzisce. Vi faccio vedere qualche cosa. Qui eravamo sulla strada attorno al circuito, quindi con pochissimo traffico, diciamo in condizioni di relativa sicurezza, ma potete rendervi conto di quanto accelera questo mostro. Ci vuole un po' di equilibrio, ci vuole soprattutto tanta abitudine, perché effettivamente le prestazioni sono davvero notevoli. Però vi do appuntamento fra qualche tempo, quando le condizioni anche in Italia saranno un pochino migliori, perché come vi dicevo la voglio approfondire, voglio conoscerla davvero meglio e capire se effettivamente questo può essere, non dico il futuro, ma uno dei futuri possibili, perché vi assicuro che il divertimento alla guida è veramente tanto. Certo, manca il rumore, il ruggito, il cambio delle marce, se volete sono complicazioni utili, inutili, non lo so, ci danno tanto gusto nella guida a noi appassionati. Se questo è il futuro, secondo me non siamo messi malissimo. Comunque, vi ripeto, vi rimando a più avanti quando avrò modo di conoscerla un pochino meglio. Nel frattempo vi invito, come al solito, a mettere un like al video se vi è piaciuto, mettete pure un pollice verso se non vi è piaciuto, ma soprattutto abbonatevi al nostro canale per continuare a vedere video di moto elettriche o endotermiche. Ragazzi, un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!